Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Con il sodalizio sacerdotale mariano internazionale vi invitiamo al raduno del 12 aprile a Milano alle ore 13:30, domenica 12 aprile per la festa della Divina Misericordia. Sarà un momento di grazia, ci sono altri sacerdoti che in questo momento non potevano essere qui e che verranno tutti a Milano per questo momento di grazia. Sarà una nuova Pentecoste, il Signore ci raduna da più parti di tutto il mondo, come nella Pentecoste, negli Atti degli Apostoli, perché possiamo poi andare in tutto il mondo a portare il messaggio della salvezza, il messaggio del Vangelo, il messaggio della verità e soprattutto la nostra appartenenza a María. Invitamos a todos los sacerdotes del fiel remanente de esta iglesia verdadera para que se reúnan y vayan a este encuentro tan hermoso que será con nuestro vicario, el vicario de Cristo. Los invitamos a todos, un saludo para todos los remanentes de todo el mundo, especialmente de Italia y de México, donde también habrá una visita del Papa en junio. Felicidades! Con il rosario in mano, popolo dei rosarianti, vi diamo appuntamento domenica 12 aprile a Milano, festa della Divina Misericordia. Avanti con Maria. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona, santa e polare giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Ben ritrovati con la nostra rubrica mattutina qui, Santi e Caffè. Oggi è venerdì 6 marzo, ecco, è il venerdì della seconda settimana di Quaresima, ma è anche, bisogna sempre ricordarlo, ora la memoria dei tanti martiri Perpetua e Felicita, perché i loro nomi, come penso tutti voi saprete, sono inseriti nel canone romano, quindi vuol dire che nei primi secoli del cristianesimo queste due martiri africane hanno goduto di una notevole venerazione. Perpetua e Felicita sono state condotte a morte, sbranate dalla belve, e in particolare una è stata scornata proprio da credo un bue, qualcosa del genere. Ecco, venivano sottoposti a crudeli tormenti e supplizi, però questi cristiani, proprio lì si vede la forza, l'azione dello Spirito Santo. Questi cristiani non morivano tristi, nessuno di loro si pentiva, nessuno è tornato indietro. Guardate che queste sono cose, io ricordo quando ero al liceo, credo al liceo, forse già all'università, lessi una buona parte delle pagine di Le Génie du Christianisme di René de Chateaubriand. Ecco, è una pagine interessanti di apologetica, nelle quali, come poi aveva detto anche Sant'Alfonso Maria de Liguori, uno dei segni della credibilità del cristianesimo è che non c'è nessun martire che sia morto triste, che si sia pentito mentre moriva o che abbia chiesto di tornare indietro. Un'altra cosa sono i lapsi, ma è un'altra storia troppo lunga. Ecco, Santa Perpetua e Felicita ci ricordano il cristianesimo delle origini, su cui, come dice von Balthasar, è costruito l'edificio dell'identità cristiana e cattolica. Oggi venerdì 6 marzo. Come vedete molto bene dalla location alle mie spalle, quello non è un poster, ma è realtà, dura realtà per il sottoscritto. Non è un poster, ma è la dura realtà. Vedete che fuori, qui sono le 9:35 del mattino, è freddo, polare per me, siamo intorno ai 0 gradi, ma la notte scende parecchio, scende un po' e c'è la neve, il cielo è grigio, è coperto. Voi potete immaginare cosa significhi passare da Miami a Toronto, per amor di Dio. Ecco, allora vi faccio un po' riflettere. Ieri praticamente sull'aereo vi avevo lato finestrino, ero avanti e dopo circa 2 ore e 3/4, anche meno, 2 ore e mezzo, l'aereo ha cominciato a fare la fase di atterraggio. Dunque, allora è andata che quando io sporgevo la faccia dal finestrino vedevo la neve. Vedevo la neve dappertutto, si è avvicinata l'hostess chiedendomi se fossi turbato e soffrivo l'aereo. No, soffro il freddo, non l'aereo. Poi
poi il carissimo Fabio che ci ospita a casa sua. Ieri abbiamo pregato il rosario già insieme ai fedeli del piccolo resto canadese e qualcuno anche statunitense. Mi ha accolto, ci ha accolto dicendo insieme a sua moglie, la cara Tania, che va bene, siamo fortunati. Siamo fortunati perché abbiamo trovato, non so come si possa parlare così, una temperatura mite. Io li ho guardati, addolorato di sentirli parlare così, che questa per loro è temperatura mite, capito? C'è 0 gradi e temperatura mite a marzo, vabbè. E poi ancora più simpatica ieri sera, questa proprio è da trauma per me, perché ieri sera poi, siccome Fabio e Tania ci stanno accogliendo con grande affetto, e questa è la formula che andrebbe usata per noi sacerdoti e missionari, cioè veramente venirci incontro con questa accoglienza, come dire, casalinga, che ci permette di risparmiare parecchio, perché guardate che i costi legati non solo all'alloggio, ma anche al vitto sono notevoli, quindi quando abbiamo la possibilità di essere accolti in casa, ecco, questa è una grande grazia di cui noi non smettiamo di benedire il Signore. Loro ci ascoltano, grazie Fabio e Tania di questa accoglienza così in mezzo a questo freddo polare così calorosa. E stavo dicendo che ieri sera poi, mentre andavamo via, dopo cena, una cena molto buona, ci siamo esposti ovviamente per prendere la macchina, era sera, faceva non freddo, molto peggio, e Tania ha detto, ecco, vedete, questa è per noi già atmosfera primaverile. Io veramente, guardate, vi dico la verità, non riesco a capire queste affermazioni, però le accetto e vado avanti, mi incoraggiano. Ecco, questo è per dirvi dove ci troviamo. Ci troviamo a Toronto. Toronto è una città cosmopolita, come quasi tutte quelle che ormai abbiamo incontrato. C'è tutto un mondo che si muove, figlioli cari, c'è tutto un mondo che si muove. Il centro del mondo non è l'Italia, non è casa nostra, siamo miliardi di esseri umani che ruotano in questo globo terrestre, probabilmente finora almeno così è l'unico pianeta abitato dell'universo dal punto di vista proprio scientifico, nel senso, come si dice, sperimentale. Il pianeta Terra sperimentale è, per carità, ufologi dell'ultima ora, non l'abbiate a male, no? Io non nego che ci possano essere altre forme di vita, per carità, non confliggerebbe con il dato scritturistico tutto sommato, però di fatto il dato proprio empirico è che l'unico pianeta finora con forme di vita è il pianeta Terra, questo nostro amato pianeta che è soltanto un'anticamera di ciò che ci aspetta in cielo. E il pianeta Terra è abitato da 8 miliardi di esseri umani, figlioli cari, cioè ci sono case, abitazioni, esseri umani dappertutto. Noi abbiamo fatto un viaggio incredibile, chi ci ha seguito dall'inizio, dall'8 gennaio lo sa, e abbiamo iniziato in Sud America, in Ispano America, siamo arrivati fino al Cile, per poi adesso invece, dopo 2 mesi circa, di voli aerei, di macchine, di tutti i mezzi possibili, navi, eccetera, ci ritroviamo adesso invece nel Nord America, esattamente a Toronto. Toronto non è la capitale, come sapete, la capitale è Ottawa, se non ricordo male, del Canada. Il Canada, soltanto un paio di dati statistici rapidissimi perché interessano poco evidentemente, però è per dirvi dove siamo. Il Canada è il secondo stato al mondo più grande, più esteso dopo la Russia. Questo è abbastanza singolare scoprirlo, cioè territorialmente il Canada è lo secondo stato al mondo più grande come estensione, questo è importante da sapere. Tuttavia la popolazione è niente affatto notevole, perché conta appena 42 milioni circa di abitanti, dove siamo noi a Toronto intorno ai 2 milioni l'area metropolitana. E il clima è qui, soprattutto in questa zona che si sporge più o meno verso l'Oceano Atlantico, dove è la regione dei Grandi Laghi, ci sono stagioni con un freddo continentale, alla maniera proprio del nord Italia a salire, con temperature appunto molto fredde, perché comunque siamo sotto l'Alaska, vicino al polo, e la Groenlandia, quelle terre lì, e poi estati, mi dicevano Fabio e Tania, molto calde,
con temperature anche oltre i 30 gradi per diverse settimane. Questa è una nazione con un'economia galoppante, ci sono tantissimi immigrati dal sud-est asiatico. Guardate, io pensavo molte volte, pensate un po', c'è una nazione in Asia che si chiama Bangladesh. Il Bangladesh è una nazione piccola così, va bene? È una nazione piccola così il Bangladesh, il Canada è così, va bene? E che sono cose molto strane che avvengono, no? Nel pianeta Terra, per cui il Bangladesh è una nazione sovrappopolata con problemi enormi dal punto di vista della vita, dell'igiene, delle condizioni esistenziali proprio. Mi pare che siano circa 100, ecco infatti mi ricordavo, 174 milioni di abitanti in un piccolo spazio di terra così. Invece il Canada, che è la seconda nazione al mondo per estensione territoriale, fa appena, tra virgolette, 42 milioni di abitanti. Ecco. E infatti molti vengono a star qui, c'è una forte comunità del Bangladesh, mi veniva detto, c'è una fortissima presenza della religione Sikh, delle popolazioni asiatiche, ci sono ristoranti libanesi, medio orientali, europei, mediterranei, c'è tutto, il Canada è veramente una terra aperta che offre non poche opportunità. Ecco, questo per dire. Naturalmente io sono qui fino a lunedì per incontrarmi amabilmente con il piccolo resto locale, un buon gruppo di fedeli, grazie all'impegno di anche Cinzia, che si riunisce settimanalmente per pregare il rosario, e questo è quello che appunto noi auspichiamo sempre per tutto il piccolo resto sparso in tutta l'America. Mi pare di poter dire che sostanzialmente questo nostro itinerario abbia raggiunto una consapevolezza comune, se siete d'accordo voi cari fedeli del piccolo resto italiano, cioè che anche all'estero ci sono fedeli, cioè come ho detto parecchie volte, non smetterò di ripeterlo tante volte perché entri nella mente e nel cuore di tutti, dovunque siamo stati ci sono fedeli del piccolo resto. E non ci siamo mossi per uno spazio di 1 migliaio di chilometri, ma migliaia e migliaia di chilometri. Praticamente da Medellin a Miami abbiamo fatto 3 ore e mezzo di aereo, e poi perché abbiate idea, no? Abbiate idea, Palermo-Milano, che copre quasi tutta la penisola, è 1 ora e mezzo, 1 ora massimo e 40. Questo per dirvi le distanze. Invece noi abbiamo fatto dal Brasile, per dire solo i voli aerei, dal Brasile a Medellin 6 ore circa di volo aereo, 5 dal Brasile alla Colombia, poi dalla Colombia agli Stati Uniti 3 ore e mezzo di volo aereo, e adesso ieri dagli Stati Uniti al Canada altre 3 ore, quindi vi dico che gli spazi sono infiniti qui, e quindi veramente per me, non solo per il confratello Fra Celestino e per il team che mi accompagna e per tutti voi che siete lì, e quindi non so se anche per voi è così, cioè scoprire che poi dopo che fai tante ore di volo aereo da varie parti del globo terrestre trovi fedeli del piccolo resto, tutto questo evidentemente induce a una buona riflessione, cioè coltivare questo vivaio. Ecco, noi abbiamo i sacerdoti, ora diremo, del sodalizio sacerdotale mariano ispanici, e il nostro compito con i seminaristi, con le sorine, sarà di coltivare, pur in mezzo a tanti sacrifici, come io ho cercato di testimoniarli pur nei miei limiti in questi 2 mesi, in mezzo ai sacrifici che la missione comporta, un coltivare pastoralmente, per come Dio ce ne darà grazia, questi fedeli. Ecco, penso che tutti noi ne siamo responsabili, e trovo che in questo il popolo italiano, vi ricordate che queste cose, lo dico per i fedeli della prima ora, andavo dicendole agli inizi, il popolo italiano così può avere la gioia di questa responsabilità, come possiamo dire, materna. Dio ha accordato a noi italiani nuovamente questo ruolo. Ci pensate quanto è commovente? Parlo ai fedeli del piccolo resto, naturalmente. Cioè Dio ci ha accordato nuovamente questa dimensione materna di Roma. Roma Mater, no? Roma Mater, non solo caput, ma anche Mater. Cioè dall'Italia dobbiamo avere la cura di questo gregge sparso per il pianeta, e trovo che questo, almeno per quello che riguarda l'America, ma l'America tutta, perché io la sto visitando tutta, da sud a nord,
Certo, non tutta significa passo dopo passo, ma tutta simbolicamente, da nord a sud ci sono fedeli che guardano a noi. Quindi, caro popolo italiano, caro piccolo resto italiano, come io vi avevo annunciato, questo si sta verificando. Dovevamo iniziare noi, dovevamo avviare noi questa esperienza di fede così significativa, così impegnativa, qual è l'inizio, il sorgere del piccolo resto, e adesso è venuto il momento, come state vedendo, di coltivare il piccolo resto nel mondo. Ma questo è il nostro compito, mio anzitutto, dei confratelli del sodalizio, seminario delle suore, ma di tutto il piccolo resto italiano che ha questa bella responsabilità materna. Non è un caso che nei giorni scorsi Giovanni, negli States, trovo che ha fatto una cosa molto molto saggia quando ha salutato domenica scorsa a Miami voi in Italia e vi ha ringraziato per il sostegno economico che date a Domi Nutella perché vada in giro e li raggiunga. Proprio ieri sera qualcuno mi diceva, padre, nella chat, padre, è veramente molto bello sapere che lei adesso è qui, loro si sentono rincuorati, loro si sentono rinfrancati e motivati nella mia presenza, anche se dappertutto sono a volte 10, a volte 5, a volte 4, a volte 7, a volte 15, a volte 20, però si sentono veramente rincuorati da questo punto di vista. Quindi è un messaggio prezioso che lancio a tutti voi, miei cari fedeli del piccolo resto italiano, per dirvi grazie nel collaborarmi fino in fondo in quest'opera. Quello che vorrei dire è certamente, come tante volte affermo, è che abbiamo tutto il sistema contro. Ieri sera lo pensavo quando rientravo, dopo quando prendevo l'albergo, e pensavo ai sacrifici immensi che stiamo facendo in queste settimane. Ringrazio chi lo ha sottolineato, avete visto le immagini che ho postato ieri della neve eccetera. Quello che volevo dirvi è questo: noi, lo dico tante volte, abbiamo tutto il sistema contro, questo lo sapete, risaputo, però vorrei anche dire, non c'è stato nessuno veramente di questi uomini di chiesa che contano che abbia sentito l'appello, la responsabilità a sostenere questo cammino. Siamo abbandonati da tutti, però io capisco che è Dio che lo permette. Dio non vuole che ci aiuti nessuno, perché non vuole che la ricostruzione della fede cattolica passi da quegli apparentamenti di cui parlavo ieri mattina dall'aeroporto di Miami nella rubrica Santi e Caffè, di cui parlerò ancora oggi, perché Lupus in Fabula c'è un'intervista al Cardinal Sara, come ora vedremo, che celebra Papa Leone. Ecco, Dio non vuole che noi veniamo aiutati da figure come queste, perché domani non si dica che la ricostruzione è passata dalle solite manovre umane, e questa opera deve rimanere. Io credo che sarà così, potrebbe darsi che mi sbagli, e cioè la vittoria è garantita, però per quel che mi riguarda quest'opera rimarrà così fino alla mia morte. Può darsi che mi sbagli, cioè Dio non vuole apparentamenti, è una ricostruzione sofferta, faticosa, tribolata, perché tutte le cose di Dio sono così, che non passa dal sostegno di nessuno. Perché se noi avessimo avuto anche un minimo sostegno, guardate che qui finiva male per i nemici, se già così, presi di mira dal mondo intero, ritenuto io la spazzatura del pianeta, il clown d'Italia che sa solo pulire i cessi, come scrivono, riesco a trovare fedeli da Santiago del Cile a Toronto, da San Paolo a Medellin, eccetera. Immaginate voi se avessimo avuto tutto o una parte o un minimo del sistema che conoscete molto bene. Ce li ho tutti contro, tutto il mondo viene contro. Eppure guardate come l'opera va avanti. Dio vuole sbattere, sarebbe dire, in faccia ai nemici che quest'opera è sua, perché se non fosse sua non avrebbe avuto possibilità alcuna di procedere. Quindi è Dio che non vuole. Noi stiamo aspettando, passano gli anni e naturalmente questo va detto perché dobbiamo stare coi piedi per terra, soprattutto in queste case canadesi, come succede poi dal nord Italia, ai paesi della Mitteleuropa, senza scarpe, va bene? Io sono senza scarpe perché nelle case non si tengono le scarpe, però dobbiamo stare coi piedi per terra anche senza scarpe. Voglio dire che l'episcopato è ormai tutto corrotto. Cioè viene uno come Sara, questa è una prova per tutti noi che dobbiamo avere il coraggio, coi tempi voluti da Dio naturalmente, di capire come stanno le cose, perché uno come Sara, che è stato a fianco di Benedetto XVI, è cresciuto con Giovanni Paolo II e ora ci dice che c'è gioia per il pontificato di Papa Leone che rimette al centro Gesù Cristo, mentre però fanculo alle regole, va bene? Quindi
Sara è quello che vede Gesù Cristo nel pontificato di Papa Leone, ma non si accorge del fanculo alle regole del 6 settembre 2025. Allora voi vi rendete conto, eppure è uno di quelli che passano per cardinale santo, per cardinale di Dio, per cardinale non corrotto, che difende la tradizione. Se questo è Sara, che cosa ci possiamo aspettare in giro? Cioè Dio sta ricostruendo, guardate che questo io credo veramente sempre più. Io torno in Italia fra qualche giorno sono in Italia, come ora vi dirò, ma torno con questa consapevolezza, veramente noi dobbiamo avere consapevolezza che Dio è con noi, altrimenti quest'opera non sarebbe potuta andare avanti, e che Dio vuole ricostruire la fede cattolica attraverso la nostra testimonianza, così come siamo, pur avendo tutto il mondo contro. Insomma, in questi giorni io vi ho parlato di Burke, Sara, ma anche vi ho raccontato di Padre Livio Fanzaga, che insomma ogni mattina commenta il libro del cardinale Fernandez, come Dio può ricostruire, capito? Non si mette vino nuovo in otri vecchi, dice Gesù nel Vangelo, né si cuce una stoffa nuova in un vestito grezzo, in un abito grezzo, perché non si può. Ecco, questo vorrei che tutti voi abbiate chiaro questo progetto, tutti voi sacerdoti del sodalizio e tutti voi, miei cari fedeli, Cristi Fideles laici del piccolo resto cattolico, che non si mette vino nuovo in otri vecchi. Sara è vino vecchio, sono tutti inacetati o inacetiti, non so come, inacetati, cioè il vino è diventato aceto. Allora Dio vuole conservare del vino buono da qualche parte, e il vino buono siamo noi. Siamo noi perché siamo noi, non perché ce ne vantiamo, siamo noi perché noi non ci siamo, e questo siamo solo noi che lo stiamo facendo apparentati un solo istante da 9 anni e mezzo con la falsa chiesa di Bergoglio Prevost. Questa è la differenza che fa, questo è quello che fa la differenza. Per cui noi siamo scelti da Dio, e il motivo io lo posso, perché dico siamo scelti da Dio come dicevano i testimoni di Geova e basta. Noi siamo scelti da Dio, e porto la prova del 9, perché non ci siamo apparentati una sola volta. Non abbiamo mai avuto un solo istante di esitazione, io almeno parlo per me, che quella è la falsa chiesa, che è il corpo mistico dell'anticristo, mentre i lefebvriani, che si stanno per consacrare i loro vescovi, furbi come sono, capito? Però in unione con Papa Francesco per 12 anni, e ora, anche se si consacrano i vescovi, però noi non siamo scismatici, vogliamo stare in comunione. È questo con cui Dio vuole ricostruire la sua chiesa, perché la chiesa va ricostruita, lo dicono tutti, c'è uno stato di emergenza, io lo dico da anni, ora Strickland lo dice e balza in tutti i giornali, in tutti i quotidiani, capito? C'è uno stato di emergenza, uno stato di necessità, c'è una situazione caotica, c'è un momento di grande, come mai prima, confusione apocalittica a Roma, nella chiesa di Roma. Ma tutti sono apparentati con tutti, perché ognuno si custodisce il proprio e Dio li abbandona. Padre Livio custodisce Radio Maria, capito? Per fare un esempio. Burke si custodisce il mondo dell'arcipelago conservator tradizionalista da Gricigliano in poi. I lefebvriani in unione con Papa Francesco, disgraziati che sono, come hanno potuto? Come per 12 anni hanno potuto fare finta di nulla? Però hanno le loro strutture e ne costruiscono in tutto il mondo, e Dio li abbandona. Dio li abbandona, nel senso che lascia che facciano quello che loro ritengono utile, ma di fatto Dio cerca noi, perché vede che ha cercato, s'affaccia su questo bellissimo pianeta Terra, perché è bello comunque, io che lo sto girando, vi dico che il pianeta Terra, veramente il Padre Eterno si è sbizzarrito, ma il Padre Eterno s'affaccia e cerca qualcuno che dice: ma io con chi posso ricominciare? Capito? E vede questo piccolo resto, che siamo noi, che abbiamo tutti contro, procedere e avanzare in direzione di questa nostra strada così travagliata e sofferta, con la quale vogliamo custodire la fede cattolica. Questo mi sembra molto molto importante, anche perché, vedete, lo dicevo poc'anzi al gruppo, e io ho notato anche ieri in aereo, dappertutto l'ho notato, sia in macchina, in aereo, ma ieri per esempio lo steward dell'aereo, a un certo punto lui parlava in inglese, comunque siamo riusciti a capirci, perché diceva che gli piace, mi chiedeva di dove fosse, Italia, Sicilia. Allora lui ha fatto un discorso
abbastanza interessante, ha detto l'Italia è bella, ma vedete figli cari, ormai parlano dell'Italia non come se ne parlava, poniamo, negli anni 50 e 60, dove tutti quelli che non erano italiani, soprattutto americani eccetera, parlavano dell'Italia come sede della fede cattolica, la città del Papa, Roma. Non ne parlano più così. Non ne parlano più. L'Italia è una nazione turistica, bella, il bel paese, ma la maggior parte della gente, anche battezzata, non considera più l'Italia centro della fede. Hanno ragione, perché è il centro dell'apostasia l'Italia. Non è più il centro della fede, è il centro dell'apostasia. Bene, miei cari. Allora, intanto, dopo quest'ampia introduzione, che però insomma fa sintesi della situazione, vi ricordo che oggi è venerdì, secondo venerdì di Quaresima, e quindi c'è astinenza dalle carni, mi raccomando. Questo è obbligatorio nel periodo di Quaresima, non si mangia carne. Benedico con tutto il cuore quanti fanno il digiuno nelle varie forme suggerite da Santa Madre Chiesa. C'è chi fa il digiuno secondo le possibilità che ognuno possiede, appunto, fisiche e psichiche. Voglio dire, il digiuno completo, conosco fedeli che fanno il digiuno completo, oppure il digiuno a pane e acqua, oppure il digiuno saltando uno dei pasti principali. Ecco, sostanzialmente sono questi i criteri del digiuno, oppure facendo un solo pasto, ecco, e consumando solo qualcosina, giusto per... queste sono le forme con cui la Chiesa ci offre il digiuno. Oggi è venerdì di Quaresima, quindi è auspicabile per chi può farlo. In ogni caso è del tutto obbligatorio non mangiare carne. Qualche volta mi succede durante l'anno, poniamo a luglio o a, che ne so, a ottobre, che qualcuno mica padre, le ha detto questo, io ho mangiato la carne, l'ho scordato. Io dico a luglio o ottobre, non preoccuparti, può succedere, recuperi domani che è sabato e lo offri alla Madonna. Però se adesso qualcuno mi chiama padre e mi dice stasera, padre ho dimenticato di mangiare carne, vatti a confessare, ti devi confessare, perché è peccato. È peccato. Io attribuisco materia di peccato ovviamente non grave, ma neanche tanto così, perché è un atto di profonda irriverenza che è stato trascurato questo aspetto purtroppo. Ecco, quindi recuperiamo urgentemente il fatto che tutto l'anno il venerdì non si mangia carne, a maggior ragione carne e suoi derivati, a maggior ragione nei venerdì di Quaresima. E poi ovviamente il pio esercizio della Via Crucis, in questo che oggi tra l'altro è il primo venerdì di mese. Ecco, oggi è il primo venerdì di mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù e domani sabato è il primo sabato di mese, ecco, dedicato al Cuore Immacolato di Maria. Ecco, quindi coltivate molto la devozione ai Sacri Cuori, con i quali ogni mattina vi saluto nella rubrica Santi e Caffè. Io starò qui questi giorni, è l'ultima tappa, è la 7ª nazione, vorrei ricordare nuovamente le nazioni: Brasile, Argentina, Cile, Uruguay, Colombia, Stati Uniti e Canada, che ho visitato, e dappertutto abbiamo trovato, come dicevamo all'inizio, questi fedeli del piccolo resto, e così. Allora vorrei dire proprio questo, che terminata la mia permanenza qui a Toronto, rientrerò in Italia, e così sabato prossimo, non domani ovviamente, sabato l'altro, 14 marzo, alle ore 16, nella zona dell'Eur, ci sarà l'incontro da me presieduto con Fra Celestino, la Santa Messa, per chi vuole salutarmi prima che io scenda giù in Sicilia. Scenderò in Sicilia per tempo perché devo preparare in uno spazio di 2 settimane le celebrazioni pasquali. Ovviamente per chi vuole vi aspetto a Piccola Nazareth. Piccola Nazareth significa, a proposito di quanto vi dicevo all'inizio, che mentre tutti sono protetti da tutti e quindi tutti hanno quello che vogliono, a me è stato distrutto sotto i miei occhi. Bisogna che non le dimentichiate le cose, e bisogna che quando vi chiamano i preti per dirvi che siete in una setta, che li aggrediate come meritano, dicendo loro: non toccate Don Minutella, che è un martire vivente, che Dio lo tiene in vita perché ha una missione, altrimenti sarebbe già morto di crepacuore. Io mi ricordo, devo raccontarvi un episodio oggi che è venerdì di Quaresima e guardiamo a Gesù in croce, che non ho mai raccontato. Quando ero in seminario, e faccio fatica a raccontarlo perché mi commuove questo fatto, seppi la storia di un servo di Dio palermitano, un sacerdote palermitano, padre Giovanni Messina. Lui era un sacerdote proprio di Palermo, come lo sono io, nato a Palermo come sono nato a Palermo io, e morto a Palermo come non so se ci morirò pure io. Lui ha fondato nel periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale, era un sacerdote enorme, alto, robusto, in riva al porto di Palermo, nella zona quindi più povera di Palermo, un orfanotrofio.
creando un istituto di suore religiose, le Orsoline del Sacro Cuore di Gesù. Beh, poi lui col carretto ogni mattina andava, inverno, estate, pioggia o caldo, a cercare il cibo per i propri bambini, perché ne venivano tanti bambini. Bene, poi lui era un innamoratissimo dell'Eucaristia. Mi stupisce che la causa di beatificazione sia così bloccata come diverse altre nel sud Italia. Le cause di beatificazione, dispiace dirlo, sono anche una questione economica. La diocesi locale deve investire, deve accettare di investire insieme casomai alla congregazione religiosa su quella causa di beatificazione, ma siccome c'è la Chiesa bergogliana devono andare avanti le cause di beatificazione dei preti disinvolti, dei preti impegnati nel sociale. Ora, siccome invece padre Giovanni Messina era un sacerdote tridentino, no? Come Dio comanda, che profumava d'incenso anche se impegnato nel sociale, chiaro che la diocesi non investe economicamente su quello. Ecco, e questo succede dappertutto. Torniamo a padre Giovanni Messina e capirete perché vi sto dicendo questo, perché lui poi ad un certo momento ha creato una struttura, proprio ha trovato i finanziamenti per costruire la casa dell'orfano, che ancora oggi è lì, a Sant'Erasmo, tra Sant'Erasmo e il Foro Italico sul litorale di Palermo. Ecco, allora adesso capite perché vi sto raccontando la sua storia, subito lo capirete. Perché è andata che lui era un uomo, come vedete anche da queste rarissime foto di repertorio, lui è, chissà perché oggi, però capirete, lui era un uomo robusto, alto, atletico direi. Un giorno succede che il capitano del porto lo odiava, va bene? Dava fastidio a molti padre Giovanni Messina, per cui gli intima, gli annuncia che la sua struttura o sarebbe stata gettata a terra o sequestrata. Bene, io ho sentito la storia raccontata da una delle suore di padre Giovanni Messina. Un giorno padre Giovanni Messina, come sempre, torna dopo il suo giro, perché incontrava la gente, come gli uomini, i preti santi. Torna stanco e va nella sua stanza. Gli viene detto che c'è una lettera urgente da parte della capitaneria di porto, di qualcosa del genere. Lui entra, raccontato da chi l'ha vissuta questa cosa, lui entra, legge la lettera, era l'annuncio del sequestro della struttura. Il diavolo, attraverso quel malvagio uomo, che poi se non ricordo male ha pure fatto una brutta fine, gli sequestrava la proprietà. Sapete com'è andata? Lo stesso giorno. C'era la cena e le suore aspettavano padre Messina, che non arrivava. Allora la suora che lo accudiva bussa alla porta della camera e con un filo di voce padre Messina risponde: chi è? La suora non crede ai suoi occhi, lo trova disteso nel letto, con la lettera nelle mani. Padre Messina, vi sentite male? No, ora mi passa. Ma padre, c'è la cena, ma che volete? Volete qualcosa? Oh, ora mi passa, sapete che è morto. È morto di crepacuore, è un martire. Che poi, tra l'altro, lui aveva chiesto di essere sepolto vicino al tabernacolo, e così è, con la frase scritta: qui riposa, qui giace un amante di Gesù. È morto martire dell'odio altrui. Perché vi sto raccontando? Perché gli avevano sequestrato la struttura. Vi ricordo che mentre i lefebvriani costruiscono case, padre Livio c'ha Radio Maria in tutto il mondo e tutti sono amici di tutti perché non c'è papa come Papa Leone, e anche se Papa Francesco era un po' così, però è stato un grande papa, così tutti hanno il proprio orticello, quelli che verrete a Piccola Nazareth per le celebrazioni pasquali troverete semplicemente un gazebo, perché ci vogliono forse anche togliere quello. Mentre abbiamo attorno tutte le ville, capito? Faraoniche ville, chi è venuto lo sa, e io le indico, sai? A noi ci hanno tolto Piccola Nazareth, guarda, vedi quella villa faraonica, è tutta abusiva, non una parte, è tutta abusiva.
È tutto abusivo attorno a Carini. Sono venute le ruspe per distruggere piccola Nazareth, sequestrata. Ecco, questo per dirvi qual è il prezzo da pagare quando non ti apparenti con le corna, non lisci le corna al diavolo. E guardate che oggi le corna al diavolo le liscia il cardinale Nero, che passa per santo, come il direttore del network cattolico più famoso mariano del mondo. È quello che dico, Dio mi è testimone perché conosce la mia coscienza. Io non lo dico né per invidia e né per gelosia, perché se avessi voluto sarebbe potuta probabilmente andare molto meglio anche per me, se io mi apparentavo. Quando mi ricordo molto bene il vescovo di Palermo, appena preso come burattino da Bergoglio e piazzato senza alcuna esperienza e senza alcun carisma a Palermo, mi ha chiamato per intimarmi che siccome la sera dovevo commentare, quella sera lì su Radio Domina dovevo commentare che Bergoglio non era papa, non mi ricordo il dettaglio, mi ha detto: se tu questa sera vai a fare la trasmissione, te lo dico per conto del cardinale Beniamino Stella, che anche lui ha da regolare i conti su sottoscritto, che mi ha strappato l'abito, ha firmato il decreto di scomunica, il cardinale Beniamino Stella. Ora fanno tutti i santi, ora stanno tutti contenti perché non c'è più Papa Francesco, capito? Se tu andrai in trasmissione, mi ha detto l'orefice, domani ti aspettano 2 scomuniche. Quindi era tutto preparato. Io ricordo molto bene che siccome avevo il padre spirituale, lo chiamai, non mi rispondeva, mandai 2 figlie spirituali che andarono a trovarlo, faccio i nomi perché così sapete che non mi invento nulla, Giovanna e Alessia andarono a trovare il mio padre spirituale, al quale chiedevo il permesso, perché altrimenti non l'avrei fatto, per capire se era volontà di Dio che io andassi in diretta a denunciare ugualmente che Bergoglio non è il Papa. E ho dovuto aspettare un po' perché all'inizio lui era incerto e poi invece si è convinto e mi ha dato il permesso. Salvo poi scoprire che per questo lo hanno chiamato e me l'hanno messo contro. Capito? Quello che io ho visto, figlioli cari, in questi anni, non crediate che perché ballo, danzo, scherzo, sorrido e gioco e lo faccio perché mi piace, non perché sono costretto o perché recito, non significhi che io non potevo 1000 volte morire come padre Messina di crepacuore, perché Bergoglio ha intimato prima di crepare che venissero le ruspe a distruggere con furore satanico. Io l'ho proprio sentito il furore di Satana lì, sapete? A piccola Nazareth, io ho proprio sentito il furore, il fumo uscito dalle narici di Bergoglio per distruggere, perché lui sapeva ormai che doveva morire, infatti di lì a poco si è aggravato ed è morto, gli avranno detto non hai molto da vivere, e quindi voleva regolare i conti, perché il progetto dei partigiani di Satana, è ben inteso, è questo: distruggerti, non ti tolgono la vita, te la lasciano che come si dice di Giovanni Paolo I, che la sera prima di morire ebbe una concitata discussione a voce alta, lui che invece era un uomo mite, anche se dolomitico, per cui come si dice, testardo, insomma, però era mite nello stile, ma sembra che le guardie svizzere si fossero allontanate per una colluttazione verbale tra Giovanni Paolo I, Papa Luciani, e il cardinale Baggio, pure lui veneto tra l'altro. Sembra che addirittura un cambio di, come succede tra i veneti, uno scambio di battute sia stato fatto proprio in dialetto veneto tra loro due, per dire il momento. E se qualcuno ha scritto, io ho approfondito nel mio libro Chiesa dove vai, che fu fatto apposta dai massoni, cioè conoscendo il temperamento mite di Papa Luciani, Baggio era stato ingaggiato per farlo esasperare, per indurlo all'avvilimento, capito? Ecco, queste sono le tattiche che adoperano. E invece noi, guardate che cosa è accaduto in questi 2 mesi, siamo andati col sorriso sulle labbra, con la gioia debordante nel cuore. Io mi sento dire continuamente dal cielo: diffondi la gioia del Vangelo. Il Vangelo è gioia. Il Vangelo è gioia, quella vera, diffondila. E io sono andato da tutta l'America a diffondere. Questa è solo l'introduzione, caspita. Va bene, allora, quindi sabato prossimo sarò allora, come vi ho detto, a Roma, e poi scenderò sotto il gazebo, se ce lo lasciano, altrimenti con gli ombrelli. Altrimenti portate gli ombrelli,
cari fedeli, che da tutta Italia, quelli che vorrete venire per il Triduo Pasquale o per tutti i riti della Settimana Santa, dalle Palme alla Domenica di Pasqua, portate l'ombrello. Intanto però non porterete l'ombrello a Milano. Mancano 37 giorni, come vedete nella cerchiatura in alto alla mia sinistra, per il raduno a Milano della Divina Misericordia. Un momento di grazia, alle ore 13:30 inizia il raduno, però ecco, la sottoscrizione in violaceo andrebbe messa in modo un po' più invece visibile, perché è la più importante, cioè ci saranno le confessioni a partire dalle ore 8:30 del mattino. Quindi da questo punto di vista è un'occasione da non perdere. Perché? Perché la domenica di Albis, la domenica dopo Pasqua, è la domenica in cui Gesù ha promesso che le cateratte del cielo si allargano. Quindi Giovanni Paolo II, come sapete, con l'intercessione di Santa Faustina Kowalska, ha istituito questa festa della Divina Misericordia, accordando l'indulgenza plenaria a tutti coloro che si sarebbero confessati entro gli 8 giorni. Ecco, quindi anche se è Pasqua ancora, e quindi molti si saranno già confessati, però i sacerdoti presenti, tutti i sacerdoti presenti, verranno anche quelli che conoscerete dall'America, dall'Ispano America, in particolare potrete conoscere per la prima volta i carissimi padre Tamayo e padre Arturo, oltre che padre Ciabelo, forse ci sarà anche ancora qualche altro sacerdote, ecco, e lì potrete conoscere che se scappa che siamo 12 all'altare è fatta perché le profezie questo lo dicono chiaramente. Non c'è da pagare alcun costo per entrare, l'ingresso è libero, e però aiutateci fiori cari, perché le spese sono ingenti e abbiamo sempre bisogno di questo aiuto per andare avanti, altrimenti non ce la facciamo. Andiamo invece alla puntata di oggi. Ecco, queste sono in descrizione, come vedete, le coordinate, casomai volete aiutarci, e ringrazio sempre di cuore, come ha fatto Giovanni domenica scorsa a Miami, tutti coloro che con discrezione e veramente con rigore evangelico, non sappi la tua destra quello che fa la tua sinistra, e ci aiutano e ci accompagnano in questo prezioso progetto del piccolo resto cattolico, che ha niente meno che il compito di salvaguardare la fede cattolica nel tempo della grande apostasia. Ed è bello vedere peraltro che ci sono preti che finalmente cominciano a venire fuori allo scoperto. Ci dispiace per quelli che se ne sono andati, può darsi, come io sospetto sempre più chiaramente, ma lascio fare a Dio se è così, che alcuni di loro non fossero in buona fede. E lo dico in che senso? Lo dico che usano metodi non proprio evangelici per attaccarmi. Sembra che vengano, portino via gente e poi lavorino nottetempo per convincere la gente a non venire appresso alla setta di Minutella. Ecco, peccato che tacciano poi di fronte a quello che stanno facendo nella falsa chiesa. Ecco, il loro problema è Minutella, non Bergoglio, capito? Il problema è Minutella, non Prevost, il problema è Minutella, non Savino, e così via dicendo. Allora, andiamo alla puntata di oggi. Prego la regia di mostrare il titolo. Eccolo lì. Sara, gioia per il nuovo Papa, tra parentesi, cos'altro? What else, dicono gli inglesi, no? Gli americani, what else, come nella pubblicità di George Clooney, what else, volevo scriverlo proprio in inglese, what else, Sara, gioia per il nuovo Papa. Guardate, cade a fagiolo, come si dice in Italia, perché ieri, nella puntata fatta all'aeroporto di Miami, vi parlavo della irrilevanza di questi cardinali che non sono bergogliani, che si sono mostrati come dissidenti della direzione assunta da Bergoglio, ma che in realtà fino ad oggi, perché poi tutto può succedere, ma diventa sempre più un sogno, non nel cassetto. Il cassetto sì, quello è lo stesso cassetto da cui Bux ha tirato fuori la lettera di 11 anni prima di Benedetto XVI, vi ricordate? Per cui adesso ha detto solennemente Cascioli, adesso è venuto il tempo in cui abbiamo il Papa che volta pagina. Ecco, ma si può sempre prevedere il peggio. Tant'è che questa frase, che oggi vi commento, entra nella storia. Non so quante volte mi avrete sentito citare la frase di Cascioli, che questo Papa volta pagina. Da quest'oggi vi si aggiungerà quest'altra, altrettanto banale, ridicola, falsa, ipocrita e degna di biasimo, del Cardinal Sara, che in una intervista ha affermato di essere gioioso
gioioso per questo Papa. Quindi abbiamo Cascioli, questo è il mondo unacum, caro piccolo resto, abbiate pazienza. Io so che quando siete del piccolo resto tutto il mondo in piccolo mi viene contro come in grande mi viene contro. Però non è che c'è alternativa, abbiate pazienza. Cioè, qual è l'alternativa? Il mondo unacum? Il mondo unacum è quello per cui Bergoglio era il Papa anche se non ci piaceva, e Prevost invece nelle aspettative oniriche di questa povera, penosa gente di chiesa è il Papa che volta pagina. Cioè, allora noi siamo al mese di marzo, quindi maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, sono 11 mesi, 10 mesi e mezzo che c'è Prevost. Prevost fra 2 mesi compie 1 anno di falso pontificato. Ora, se c'è gente seria, e la gente del piccolo resto è seria, ma dalle altre parti sembra che non lo vogliano essere, bisognerebbe avere l'onestà e la dignità di almeno tacere, almeno tacere. E invece ufficialmente per il mondo unacum, va bene, per il mondo unacum è così organizzato. Il mondo unacum è così organizzato. Abbiamo, faccio solo degli esempi, Cascioli, il direttore di La Nuova Bussola Quotidiana, che aveva implorato che non venisse eletto Prevost. Una volta eletto Prevost a maggio, ad agosto ha architettato quella su chi gliel'ha chiesto. Io faccio una domanda, una equiparazione. Chi ha chiesto a Burke di incontrarmi perché io chiedessi perdono a Papa Francesco? Allo stesso modo, chi ha chiesto a Cascioli di pubblicare la lettera di Bux dopo 11 anni? Sarà uguale la regia? Quale vera regia occulta c'è in Vaticano? Ecco, Cascioli pubblica la lettera indirizzata da Benedetto XVI a Bux, nella quale si diceva, dopo 11 anni la pubblica, che lui si è dimesso qui e lì, quelle solite panzanate che sapete, perché poi loro sanno molto bene che se anche il Papa avesse avuto intenzione, ripeto, anche se il Papa avesse avuto intenzione che munus corrispondeva a ministeri, di fatto era comunque un errore giuridico da esaminare, come ho detto ieri. Invece nessuno ne vuole parlare, perché munus non è ministerium, non dice sui ministeri renunziet, ma sui muneri renunziet. Ecco, allora, Cascioli fa l'elogio sperticato di Papa Leone, perché ad agosto, quindi dopo un paio di mesi, dice a tutto il mondo l'orbe urbi et orbi, no? Come diceva quello, ecco, et universa pecoras, diceva che Papa Leone è il Papa che volta pagina. Sarebbe stato il Papa che voltava pagina. Di lì, in capo a un paio di mesi, abbiamo assistito all'Apocalisse a Roma. Perché non c'è dubbio che dopo Pachamama nell'ottobre 2019 il giubileo LGBTQ+, non per i nostri fratelli omosessuali e le nostre sorelle lesbiche, ma in quanto avvenimento cattolico, è stata una vera e propria profanazione, direi persino un affronto rivolto direttamente al Padre Eterno. Nel progetto del cosiddetto Papa Francesco, che ha scelto Savino di Cassano allo Ionio perché facesse l'omelia e dicesse le cose blasfeme che ha saputo dire, e che Papa Leone, divenuto Papa, gli ha detto: sono parole di Savino, vai pure a fare questo. Ecco il Papa che aveva voltato pagina. Shhh, ma silenzio assoluto, silenzio assoluto. Ora viene, quindi poi ci sono quelli che stanno lì naturalmente a sfogliare le margherite. Non so se hanno seguaci anche qui, perché qui le margherite dove le trovi? Che cosa sfogli qui? C'è la neve, e stanno a sfogliare la margherita. È Papa o non è Papa? Questo non va bene, però facciamo questo, chiediamo che questo non va bene, però inviamo una lettera alla segnatura apostolica. No, forse non va bene, però magari 20 cardinali si sono riuniti, capite? Ognuno vada dove vuole. Adesso arriva il cardinal Sara, perché io stamattina ero tentato di cantare Sara, svegliati è primavera, vi ricordate questa canzone? Sara, na 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 na, perché, però poi mi sono accorto che c'è la neve, non me la sento di cantargli Sara, svegliati è primavera, perché Sara non si sveglia. Vi ricordate che qualche anno fa ho fatto
più di un anno fa una puntata ta, 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 c'era Bergoglio ancora, cioè, cantavo la ninna nanna ai cardinali che sono sempre lì, questi cardinaloni. Vi ricordate, aggiungi un posto a tavola, il cardinale, vedi la figura, il raggiungere, certe volte forse vale più del Papa la figura del cardinale perché ha un taglio non so che di aristocratico, però è solo roba umana, per carità. Ci sono stati anche cardinali santi, poi i papi sono stati presi sempre dai cardinali nell'ultimo millennio, o quasi, ma quello che è importante da dire è che non servono più a niente questi cardinali, sono cose inutili, sono roba ingombrante, come quando, non so che anche voi lo facciate, uno cambia la stagione, capito? Io mi ricordo avevo sotto il letto, aprivo il letto, molti letti sono così e sotto c'è tutto, immaginate a volte il materasso si alzava, si gonfiava perché io li posavo male le cose, poi quando tu fai il cambio di stagione molte cose poi che ti conservate ritieni che non siano più utili, o perché sei ingrassato, sei dimagrito, si sono invecchiati, non so più, allora li butti, buttiamo via questi cardinali. La Chiesa è divenuta uno sgabuzzino con questa gente come Sara e Burke. Fidatevi di me, perché Dio sa quanta sofferenza io abbia nel dire queste cose. Non vado lì a fare, come ho detto ieri, l'influencer. Sono pastore, uso i mezzi, l'aeropago, come dell'età moderna, come lo chiamava Giovanni Paolo II, per denunciare la verità, altrimenti come avrei fatto? E questi cardinali come Sara, Burke, come Müller e poi un paio di vescovi come Schneider sono quelli che trasformano la santa casa di Dio in uno sgabuzzino, è un ingombro continuo, come quando, anche per portare un altro esempio, in alcune abitazioni c'è la cantina, no? La cantina, tu vai e metti lì tutta la roba che poi non la togli mai e c'è la muffa. Ecco, oggi ho trovato questo intervento, ancora non l'ho detto. La Chiesa non ha bisogno di essere ricostruita. A chi si rivolge Sara? Ditemi voi, muovo il dito. Tac, 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 tac. Non è che questo viaggio in America che tutti fanno, perché tutti mi snobbano, va bene? Io non esisto se non per essere preso di mira quando è necessario e farmi passare a tutti i costi come clown, eccetera, come pagliaccio. Ma non è che nel sottobosco questo viaggio missionario di Dominutella è una frusta, in due termini, in due modi è una frusta. La prima, dal punto di vista apostolico, mentre loro chiacchierano, io vado a raggiungere l'ultima pecorella, mi così da piangere, a Santiago del Cile, il caro Gorgia, e attraverso le Ande in macchina, facendo migliaia di chilometri in 3 giorni, per una sola pecorella. Chi lo fa oggi questo? Magari c'è in giro qualcuno, però nella falsa chiesa. I cardinali chiacchierano, Dominutella raggiunge il Cile. Non è che questa frase introduttiva, la Chiesa non ha bisogno di essere ricostruita, è rivolta, capito, al sottoscritto. Ha bisogno di santi, e certo, se c'è uno come Sara è fatta. Poi non parliamo di Burke, che è lì che implora la Madonna di Guadalupe, indice rosari, e però poi tace di fronte a tutto quello che anche sotto Prevost, soprattutto sotto Prevost sta accadendo. Perché vi faccio presente, miei cari figlioli, casomai sfuggisse, che dal punto di vista analitico, proprio dell'analisi, il quasi anno di Prevost da solo basta per confermare 2 cose. La prima, che Prevost non ha affatto cambiato pagina, la seconda che addirittura va persino peggio, perché anche se con un, diciamo, stile, se anche con uno stile più dimesso, più mite, però parra moda impiccicaruro, cioè raggiunge il suo obiettivo, che è la Chiesa sinodalista, la Chiesa di Satana entro il 2028 è fatta. 2 anni. Se Trump o Putin ne permettono, perché il Padre Eterno, quando gli ebrei stavano lì a discutere tra di loro come organizzarsi bene a riguardo delle loro manovre, il Padre Eterno ci manda Ciro, re di Persia, oppure Nabucodonosor, va bene? Nabucodonosor e Ciro sono quelli che hanno sgamato gli ebrei, e mentre loro si facevano i loro calcoli, il Padre Eterno si è servito di uno e dell'altro per mettere a fuoco gli ebrei. Attenzione!
perché Padre Eterno può usare chi vuole per le sue, per il suo disegno, capito? Perché il 2028 è senza dubbio, l'ha detto Bergoglio prima di morire, ha firmato, proprio dicono che ha firmato lui, magari gli hanno mosso la mano, ha firmato un documento nel quale dice che appunto ci sarà l'assemblea ecclesiale, non si capisce bene che cosa possa voler dire assemblea ecclesiale entro il 2028, anno in cui appunto è il termine ad quem, cioè l'obiettivo da raggiungere di una chiesa definitivamente diversa da quella fondata da Gesù Cristo. Questa è la prima cosa. Ma c'è una seconda cosa che può avere indotto Sara a dire che la Chiesa non ha bisogno di ricostruita, che in realtà, mentre si accorgono che c'è lo sfacelo totale, loro fanno i chiacchieroni, c'è il sodalizio sacerdotale mariano e c'è il piccolo resto che non è l'unica, ripeto, è l'unica realtà, l'unica a livello pubblico che non si è in un alcun modo apparentata con la falsa chiesa di Satana. E questo per il Padre Eterno è ciò che fa la differenza. Capito? Ecco, la Chiesa ha bisogno di santi. Questo è quello che dice Sara, e lui è un ottimo esempio. Il Cardinal Sara offre in 2050 un magazine, una diagnosi spirituale dell'Occidente. I cristiani non possono tacere, sentite un po', questo è Sara, ditemi voi se non sembrano i politici all'Andreotti, provo una forma di disgusto io, con gente che usa il nome di Gesù Cristo, le croci pettorali, e poi parlano come gente della più becera politica compromissoria. Sentite che cosa dice Sara all'inizio del suo intervento. I cristiani non possono tacere di fronte a questa guerra dichiarata alla famiglia da parte dei media e delle forze legislative. Il silenzio sarebbe un tradimento. Non è un disgraziato? Ma io, se fossi ateo, gli direi: ma disgraziato che sei, ma come ti permetti di interessarti a quello che noi nel mondo facciamo, che fino a prova contraria possiamo farlo perché non siamo una realtà confessionale, quando tu in casa tua hai taciuto di fronte al giubileo LGBTQ+, ma che vieni a dirci a noi quello che dobbiamo fare? Ah scusa, la tua chiesa non lo sta facendo, con chi caspita credi di parlare quando a casa tua poi ce l'hai? Capito? È come Cettola Qualunque, ve lo ricordate Cettola Qualunque? No? Naturalmente lui era un po', diciamo, grasso di parola, però è un personaggio comunque simpatico, emblematico del politico medio italiano, no? Che promette, dice tutto ma non dice nulla. Questo è Sara. Non ci credo che lui parli in buona fede, se lo fa è nei guai. Meglio essere in malafede che essere un deficiente totale. Com'è possibile che Sara auspichi che i cristiani lottino contro le leggi che dichiarano guerra alla famiglia e poi a casa tua hai avuto il giubileo LGBTQ+ e sei stato zitto? Non dovete stare zitti, il silenzio sarebbe un tradimento. E tu dove eri quando c'è stato il giubileo LGBTQ+? Perché hai taciuto? Perché non hai detto niente? E allora perché adesso mi punti il dito contro gli altri? Mi sto sbagliando? Taci e togliti, lascia spazio a noi, dillo che siamo noi che dobbiamo salvare la fede. Non siete credibili, avete stufato. Mi scuso se grido, Fabio, chissà cosa staranno pensando fuori qui, che è tutto incredibile, guardate, sembra il mondo, non lo so, è una fiaba. E poi tutto ovattato, perché dove c'è la neve c'è la dimensione ovattata, una cosa incredibile, incredibile. Meno male che le case sono calde. Ecco. Dunque pone la difesa della famiglia al centro del suo nuovo libro 2050, che sembra quello di Orwell, 1984, no? Si somigliano. Pubblicato da Fayard. Ecco perché, vedete, il discorso è questo, che mentre la Chiesa va in fiamme e la fede si perde, la gente è smarrita e Dominutella corre, se lo vogliono, a raccogliere le pecorelle che stanno dalla parte giusta, Sara e Burke scrivono libri e basta, e fanno interviste, oppure o scrivono libri, va bene, oppure fanno anche altro, come Müller è imbattibile sul conto delle interviste. Quello salva la Chiesa a forza di interviste, capito? Non smette di dire che c'è un problema nella Chiesa, che il Papa è così, che i vescovi, con le cose che sappiamo, però è il cardinale che, capito, fa la sua vita. Chi si espone di questi? Nel libro
il cardinal Sara non nasconde la sua gioia per Papa Leone XIV. Ecco, miei cari figli, vedete? Vedete il grado di ipocrisia a cui vivono? Capito? Cioè, non so chi di voi ha mai letto La leggenda del grande inquisitore di Fyodor Dostoevsky. Credo sia inserito, se non ricordo male, che l'ho letto anni fa, nei Fratelli Karamazov, credo, sì, vengo confermato. Ecco, allora, vi ricordate che cosa fa il cardinale spagnolo quando scopre che questo tale che arriva è Gesù Cristo? Glielo dice molto chiaramente: noi abbiamo creato il nostro sistema nella Chiesa. Tu sei venuto 2000 anni, 1500 anni fa, quello che è, 1700, 1800 anni fa, 2000 anni fa, e adesso però noi abbiamo organizzato bene le cose. Vi è che esiste un'istituzione ritenuta la Chiesa Cattolica che è l'antivangelo, non è qualcosa di sconvolgente. Che cosa ci stupiamo che siamo pochi, relativamente pochi? Esiste una realtà ritenuta Chiesa Cattolica che è l'antivangelo, l'anticristo. Sì, io sono d'accordo con voi se si deve parlare del fatto che l'anticristo è un singolo soggetto che verrà, farà, dirà, eccetera. Però quello che vorrei dire è che l'anticristo prima di tutto è questa realtà che c'è a Roma. Bergoglian Prevostiano, la Chiesa sinodalista arcobaleno, la Chiesa global ecologista. Questo è l'anticristo nella sua forma più inaspettata, perché sembra la Chiesa cattolica come via Futoshima, ma lavora in favore di Satana. Poco fa stavo dimenticando di dirvi che vi dicevo di Trump e Putin, perché ho detto il 2028 è l'anno decisivo. Mi dispiace per chi aspetterebbe il 2036, vabbè, se ne faranno una ragione. L'anno decisivo per appunto la Chiesa sinodalista, se Dio lo permette. Se Dio lo permette. Perché, apro una parentesi e poi mi avvio alla conclusione, perché, vedete, cari figlioli, io mi tengo informato. Allora, vado leggendo cose che mi lasciano veramente sorpreso. Innanzitutto, sembrerebbe, però ho tinto da siti abbastanza interessanti, che Putin starebbe fornendo armi all'Iran, che Kim Jong della Corea del Nord ha già annunciato, per sentirsi sostenuto da Cina e Russia, ha messo in guardia Israele dicendo: abbiamo armi che vi possono raggiungere. Io vi devo dire, ieri ho visto all'aeroporto di Miami, ho cercato apposta il tabellone dei voli aerei, perché da Miami si va in tutto il mondo. Sapete che c'erano tutti i voli per il Medio Oriente cancellati, e poi sulla pista, non so se chi era con me se ne è accorto, sulla pista ho trovato aerei delle compagnie aeree come El Al, che è quella israeliana, o ancora Emirates, quella di Dubai, Qatar Airlines, fermi. Gli aeroplani fermi. Va bene? Perché? Perché è bloccato il volo. È una crisi economica che si farà sentire presto. Ma la notizia più sconvolgente, a mio avviso, è che Crosetto ha detto che di fornire supporto logistico ai caccia e agli aerei da guerra americani. Quindi ufficialmente no, ma l'Italia è entrata in guerra, giusto? Siete d'accordo? Cioè, se l'Italia offre come NATO, come membro NATO, come altre volte è accaduto, il supporto logistico ai caccia americani, vuol dire che Iran ritiene l'Italia coinvolta nella guerra. Ecco. Nel frattempo Trump si fa riprendere mentre c'è un folto gruppo di pastori evangelici che pregano su di lui. E si vede un Trump raccolto in preghiera, per il quale, io l'ho detto ieri, non bisogna che noi, soprattutto per il piccolo resto americano e statunitense e canadese, se ne discuta, perché è motivo di divisione. Perché c'è chi è d'accordo con Trump e c'è chi no. Sapete che c'è un paio di persone che non frequentano più il piccolo resto locale per via di questi scontri. E questo veramente, se non si sta in guardia, ecco perché cosa serve il pastore. Se le pecore però si lasciano condurre, Non è che se la pecora prende una bastonatella perché è vivace, la pecora si volta indietro e sbrana il pastore.
La pecora deve obbedire al pastore. Io oggi esigo che non se ne parli nelle chat del piccolo resto americano, perché è motivo di divisione. Però, ecco, per dirvi che una cosa l'affermo, cioè, qui sono due le cose. O Trump è impazzito, come molti sostengono, ha perso il controllo di sé, la misura di se stesso, e quindi è diventato per la maggior parte della politica internazionale e del mainstream, ed è lì che mi viene sospetto, uno fuori di sé, oppure non è uno sprovveduto, non è uno, come si dice, impulsivo, e ha un disegno da realizzare che è inconfessabile. Forse quello, qualcuno scrive, di distruggere il deep state. Io queste cose non le so, non potrò mai sapere qual è il vero motivo. Quello che vi dico è che noi dobbiamo pregare, perché mentre la falsa chiesa costruisce sempre di più il suo impero, il mondo è in fiamme. Allora, concludiamo con Sara, per il quale c'è gioia per Papa Leone. Un pontificato, ha detto, non si misura innanzitutto in base alle decisioni disciplinari o alle inflessioni pastorali, ma la sua capacità di rimettere Dio al centro. Sì. E quindi è contento perché c'è Papa Leone. Quindi è contento perché c'è Papa Leone. Quando il Papa parla di adorazione, prima che di organizzazione, di conversione, prima che di strategia, la Chiesa ritrova il suo secolo, che non bisogna ricostruire un bel nulla, secondo il Cardinal Sara. Noi siamo soltanto fanatici settari. La Chiesa c'è, è quella di Roma, è quella di sempre, quella di Pachamama e del fanculo alle regole, però è la Chiesa. Quella della comunione ai concubini e della benedizione delle coppie gay, ma è la Chiesa cattolica, niente meno che quella di Abu Dhabi, per cui Gesù Cristo vale quanto Maometto e Buddha, e Papa Leone lo conferma, ma Cardinal Sara non se ne accorge, è contento, è cambiata la pagina, viva viva l'olandesina, viva viva l'olandesina. Questa convinzione, perché Sara dice che l'attuale crisi della Chiesa, c'è la crisi, quindi lui è gioioso perché c'è Papa Leone, però c'è la crisi. È innanzitutto spirituale e dottrinale, e ha una radice identificabile. Vediamo qual è questa. La radice identificabile non è Bergoglio, disgraziati che sono, non è la massoneria in Vaticano, non sono i partigiani di Satana ai vertici della falsa Chiesa, la costruzione, no! Volete sapere qual è la radice identificabile della crisi nella Chiesa? Che la Chiesa usi criteri mondani. La Chiesa è fraintesa perché viene giudicata in base a categorie profane: efficacia, rappresentatività, inclusione e governance. Sottolinea. Di fronte a questa logica, egli ricorda con fermezza che la Chiesa non nasce dal mondo ma è inviata per salvarlo. Sarà sempre segno di contraddizione, non abbiamo bisogno di un'altra istituzione mondana. Qualcuno può sospettare magari che questa è la risposta a distanza al direttore di Light News, che diceva a Sara: come hai potuto tacere di fronte a quello che abbiamo visto nei mesi scorsi durante il pontificato di Prevost, e alzi la voce ora contro i lefebvriani? E il cardinale dedica una parte significativa del dialogo a quella che definisce crisi di vocabolario, che a suo avviso precede sempre una crisi di fede. Nominare l'essenza significa salvaguardarne la sostanza, e afferma: la confusione non è mai pastorale, è sempre distruttiva. Questo mentre Sara sa che al prefetto della fede c'è Fernandez. Vabbè. Questa esigenza di chiarezza ma c'è Padre Livio che commenta Fernandez ogni mattina, gli legge il libro. Compratelo questo libro, è molto bello. L'ha detto, sono parole di Padre Livio. A quale livello di, non so, fiori cari, ma è incredibile, incredibile. Lo troverete nelle migliori librerie cattoliche, il libro di Fernandez. Questa esigenza di chiarezza si estende anche al dialogo interreligioso. Il Cardinal Sara distingue con precisione tra rispetto e relativismo. La Chiesa può riconoscere i semi di verità presenti in altre tradizioni, indica, ma proclama che la pienezza della rivelazione in Gesù Cristo. Abu Dhabi, Sara! Abu Dhabi!
Per questo, no, siccome sono a Toronto, gridavo verso Roma, chissà che i venti nordici, polari, non portino a Sara il mio grido. Abu Dhabi, Sara, Sara, Abu Dhabi! Documento ufficiale, anche se della dottrina sociale, firmato dal Papa. Non so io. Tacere Cristo sarebbe un'infedeltà. Come sarebbe? Come sarebbe? Boh, fiori cari, in quale pianeta questi vivano? Solo il Padre Eterno può sapere. L'unità della Chiesa, dal canto suo, non può fondarsi sul particolarismo dottrinale. Il cardinale denuncia nel libro la tendenza di alcune chiese locali a interpretare la fede attraverso categorie nazionali o ideologiche. L'unità è indebolita dal relativismo dottrinale. Quando si esalta la differenza a scapito della comunione, la cattolicità si frammenta. Ecco, poi c'è il tema sulla famiglia. La famiglia è iscritta nella creazione, non è una costruzione arbitraria, e scrive: i cattolici devono testimoniare con dolcezza, mi raccomando, con dolcezza, non siate troppo aggressivi come Minutella, ma senza ambiguità. Quindi con dolcezza ma senza ambiguità. La verità detta con amore è l'unica carità autentica. E tu perché taci? Perché hai taciuto? Boh. Il libro si chiude con una riflessione sulla crisi demografica europea, che il cardinal Sara non analizza come un fenomeno sociologico isolato, ma come sintomo di una crisi più profonda, la perdita della speranza. Aggiunge: solo i cuori fiduciosi nella provvidenza e liberati dalla dittatura del materialismo possono desiderare di trasmettere la vita. Una civiltà che rinuncia a Dio rinuncia a vivere, perché non sa più perché deve durare. La conclusione del cardinal Sara è coerente con tutta la sua carriera. Il futuro della Chiesa non dipende dalle strategie, ma dalla nostra santità. Così parlò Zarathustra, scusate, così parlò il cardinal Sara. Bene, cari, io ho concluso questa mia dolorosa ringa di fronte a quello che noi purtroppo siamo costretti a vedere. Adesso, se volete, c'è possibilità per un paio di telefonate. Potete chiamare al numero telefonico di Radio Domina Nostra, però tramite WhatsApp o Telegram. Ho visto che c'è chi si preoccupa, vi assicuro che non ci sono costi aggiuntivi, chiamate liberamente, non ci sono costi aggiuntivi, purché lo facciate con Telegram o WhatsApp. E intanto vi ricordo che alle ore 17 andrà in onda la Via Crucis, ore 17 italiana, sì, perché ore 17 nostra, che ore sarebbero in Italia? Le 11 di sera, è un po' troppo tardi, quindi da Casa Betania faranno la Via Crucis e poi alle 21 ci sono i pionieri del Rosario. Questo per quello che riguarda oggi. E poi vi ribadisco che sabato l'altro, 14 marzo, sarò a Roma per un incontro di preghiera con la Santa Messa. Io vorrei dirvi, miei cari figlioli, dopo questo tour che sto per concludere in America, che mi ha cambiato molto, che ribadisco quanto detto da anni, io vado avanti per questa strada. Vado avanti per questa strada. Questo che vedete tracciato in blu è l'itinerario che ho tenuto in Sud e Nord America. Chi vuol venire dietro perché si rende conto che è quella giusta, io né costringo a rimanere né costringo ad andarsene. Chi vuole resti, chi vuole andare via vada. Sappiate che Dominutella tiene il suo passo e sui suoi passi vedrete solo le orme della Santa Vergine. Mancano 37 giorni al raduno di Milano, preparatevi per tempo, ci sono pullman che si stanno organizzando. Pronto? Pronto, Don Alessandro, sono Susi. Oh, ecco, sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Non vedo l'ora che torni in Italia. Comunque sono contentissima per la tua missione. Grazie. Io mi stavo ponendo una domanda, non so se se l'è posta anche lei, ma come mai Caccioli, quando tutti i cardinali dovevano fare, come si chiamano, quelle riunioni tra di loro per poi andare in conclave? Il concistoro. Ha detto non votate Prevost. Allora vuol dire che già c'era mi era arrivata già una voce che forse bisognava votare Prevost. Ecco, sì, certo, domanda. Certo, tanta benedizione. No, non credo, o forse sì, personalmente ritengo di no, ma solamente perché sul Prevost, che era prefetto dei vescovi, quindi comunque in conclave entrava con un peso di non poco conto, e gravava quella vicenda dei presunti casi di copertura di abusi sessuali. Quindi lodevolmente allora
già quando era stato fatto prefetto dei vescovi da Bergoglio, già allora Cascioli aveva avviato un dossier nel quale prevedeva la possibilità che si intervenisse, aveva inviato una richiesta, una petizione alla segreteria di Stato Vaticana chiedendo che si verificasse, perché non era bene che diventasse prefetto dei vescovi. Ecco, questo che vedete non è il cardinale Prevost in abiti civili, ma è il cardinale Cascioli in abiti laici. Allora, e quindi quella volta lì nessuno l'ha ascoltato, per cui poi quando c'è stato il conclave effettivamente Cascioli ha scritto ai cardinali che il 6 maggio, se non ricordo male, l'8 maggio poi è stato eletto Prevost, di non votare Prevost perché su di lui pesava e pesa. Naturalmente nel silenzio totale, ci mancherebbe, sono io che sequestro le donne perché io devo essere fatti fuori moralmente, invece magari altri che hanno spettri negli armadi vengono protetti purché stanno nell'establishment. Questo è quello che sta andando nel mondo, però io vedo che è un sistema che sta diventando sempre più corrotto e fradicio, ecco, e quindi nessuno ha dato poi alcun risalto a questa, che persino Cascioli ha poi deciso di non occultare, no, perché i documenti, grazie a Dio, che lui ha scritto sono sempre lì, gli articoli, però è il Papa che improvvisamente è poi diventato Papa e cambia pagina. Quindi per Cascioli evidentemente il problema dei presunti casi di copertura di abusi sessuali evidentemente non hanno più ragion d'essere. Questo era quello che potevamo dire a tal riguardo. Io trascorrerò oggi la giornata, quella pomeridiana, notte avanzata in Italia, con i fedeli, un paio arrivano oggi e soprattutto però domani e domenica, ma già oggi alle 5 ora locale, quindi alle 23 ora italiana, io pregherò, perché lo sappiate, vi rincuori, la Via Crucis, il Terzo Rosario e la Santa Messa. Celebrerò la Santa Messa con i fedeli che stanno cominciando ad arrivare da varie parti, una testimonianza straordinaria perché il Canada, come vi ho detto, è immenso, c'è chi viene da Vancouver, dall'altra parte credo che sia Vancouver, come anche da sopra, ancora più a nord, chi viene da Montreal. Ecco, quindi ci riuniamo in preghiera. Non ho voluto fare la diretta di questo momento di preghiera oggi perché alle 23, insomma, è già un orario per voi scomodo, ma vi assicuro che vi tengo tutti presenti, su tutti voi, in questo venerdì, seconda settimana di Quaresima. Invoco dalla croce del Signore la santa benedizione per tutto il piccolo resto, perché più che mai siate forti e decisi nella fede. Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza ma di forza, come ha detto Don Enrico invitandovi a venire a Milano per il raduno della Divina Misericordia il prossimo 12 aprile. Noi stiamo sperimentando il dono della Pentecoste, è così lo Spirito Santo che ci accompagna e ci guida. Su tutti voi la santa benedizione per potentia Sancte Crucis, benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Jesus Christus, e Signore abbi pietà dei chiacchieroni. Sia lodato Gesù Cristo, e avanti con Maria. Con il sodalizio sacerdotale mariano internazionale vi invitiamo al raduno del 12 aprile a Milano alle ore 13:30, domenica 12 aprile, per la festa della Divina Misericordia. Sarà un momento di grazia, ci sono altri sacerdoti che in questo momento non potevano essere qui e che verranno tutti a Milano per questo momento di grazia. Sarà una nuova Pentecoste, il Signore ci raduna da più parti di tutto il mondo, come nella Pentecoste, negli Atti degli Apostoli, perché possiamo poi andare in tutto il mondo a portare il messaggio della salvezza, il messaggio del Vangelo, il messaggio della verità e soprattutto la nostra appartenenza a Maria. Invitamos a todos los sacerdotes del fiel remanente de esta iglesia verdadera para que se reúnan y vayan a este encuentro tan hermoso que será con nuestro vicario, el vicario de Cristo. Los invitamos a todos. Un saludo para todos los remanentes de todo el mundo, especialmente de Italia y de México, donde también habrá una visita del Papa en junio. Felicidades! Con il rosario in mano, popolo dei rosarianti, vi diamo appuntamento domenica 12 aprile a Milano, festa della Divina Misericordia. Avanti con Maria.